Ciao a tutti, allora ricollegandoci a qualche video che abbiamo fatto qualche giorno fa, vi avevo detto come comprimere e decomprimere i file che dobbiamo inviare tramite mail che, essendo troppo grossi, diciamo, hanno il bisogno di essere compressi e quindi poter essere spediti tramite l'utilizzo della nostra email. Vi avevo promesso invece, vi facevo vedere proprio due siti, quindi vi mettevo in condizione di poter spedire quei file che pesano davvero molto, proprio con l'utilizzo di questi due siti che trovo veramente molto buoni, efficaci e soprattutto gratis, quindi come piacciono a noi, senza limite diciamo di giorni da poterla andare a utilizzare, un tot di giga al giorno, quindi sono totalmente liberi. Ovviamente abbiamo un piccolo essendo sempre free, un piccolo parametro da rispettare che è la pesantezza dei file, però è davvero, ora infatti lo vedremo assieme, è davvero alta, diciamo, il giga che possiamo andare a utilizzare per spedire questi file, che effettivamente, anche se sono free e c'è quella piccola limitazione, credo che agli utenti non darà completamente problema, perché i file stessi che andremo a inviare saranno veramente grossi, però non credo così tanto da poter creare un problemino. Allora ci spostiamo subito nel video e vi faccio vedere quali sono questi due siti. Perfetto, quindi vi spiegherò quali sono questi due programmi da andare a utilizzare in maniera free, quindi totalmente gratuita, per spedire questi file pesanti. Ovviamente utilizzate questi due programmi se dovete spedire effettivamente file pesanti, quindi che vanno oltre i classici 200 mega, 300 mega, anche giga, però non se pesano pochissimo, perché in quel caso dovete utilizzare il vostro provider che vi offre il servizio email. Quindi in questo caso può essere Aruba, può essere Libero Mail, può essere Gmail stesso, insomma quello che volete, quello che avete voi. Quindi andiamo ad aprire una pagina del browser, rifiutiamo sempre i cookie e qui nella stringa andiamo a scrivere WeTransfer, che è il sito che dobbiamo andare a utilizzare. Quindi è il primo sito da andare a cliccare, quindi dove c'è scritto Send Large Files, clicchiamo. Accettiamo i termini, riaccettiamo i termini qua a sinistra, perfetto, qui dobbiamo andare a inserire su carica file il file che noi vogliamo inviare a un nostro amico, a un nostro conoscente, una cosa di lavoro, quindi a un datore di lavoro, tutto quello che è pesante lo andremo a caricare su carica file, sul più, quindi clicchiamo, io vado a prendere il mio file che ho scaricato che è soltanto una fotografia di una tigre, quindi clicco e metto apri, e lui mi ha caricato qua già la mia immagine della tigre. Ovviamente pesa poco, 8 mega, perché a me viene comodo farvi vedere la spedizione di un file leggero. Comunque voi fino a 2 giga, perché l'unica limitazione che pone WeTransfer sono la spedizione di file che arrivano fino a 2 giga, quindi più no, meno sì, ma già 2 giga sono veramente, credetemi, molto. Quindi anche se avete una tesi di andare a spedire, ovviamente già dico, mi ricollega al video che ho fatto prima, la paura di perdere i dati, di perdere la tesi o di perdere qualche file, dico, già abbiamo visto prima come comprimere i file con password, quindi questo non lo ripeteremo, quindi già sapete che potete andare a inserire il tutto in una WinRAR, in un WinZip, in un 7zip, comprimendolo e per lo più mettendo una password, quindi anche se il file viene smarrito, perso o cade in mano che non sono nostre, non può essere aperto, però questo già l'abbiamo parlato nel video precedente, non ne riparleremo più. Quindi posso aggiungere anche altri file, quindi su questo non mi impone limitazione, se ho 10 immagini ne posso mettere tutte e 10 una appresso all'altra. In questo caso dobbiamo qua scrivere l'email a cui deve essere recapitata questo file, quindi in questo caso io metto la mia email, e in questo caso ripeterò sempre la mia email, quindi dalla mia email lo mando nella stessa mia email. Voi ovviamente qua mettete, ovviamente non ripetete la vostra email, ripetete l'email a cui deve essere mandato questo file, non ripetete la stessa, io lo sto facendo a modalità di test. Qua se vogliamo possiamo scrivere un messaggio, quindi possiamo scrivere ho fotografato la tigre, punto, vedi se ti piace, per esempio, un qualsiasi messaggino, oppure questa è la tesina, controllala e correggila, potete inserire quello che volete. Non resta altro che fare trasferisci, quindi cliccare sulla scritta trasferisci, questa blu e bianca. Diamo un colpo, conferma la tua email, ve lo chiederà, quindi lui inserirà ovviamente un
vi manderà per sicurezza un codice nella vostra email, quindi in questa mail arriverà un codice che dovete andare ovviamente a ripetere qua. Quindi in questo caso, come avete visto, lui ha già terminato il trasferimento dei file, quindi possiamo anche chiudere il sito. Qua fa, diciamo, un piccolo riassunto di quello che abbiamo combinato, di quello che abbiamo fatto, a chi abbiamo inviato, chi ha inviato e cosa abbiamo inviato. Quindi in maniera veloce invierà il vostro file e all'utente finale arriverà un link da parte di WeTransfer che dirà che è stato inviato, che abbiamo ricevuto questo file. Quindi l'utente, sempre tramite email, cliccherà su questo link e scaricherà in questo caso il file tigre che ho appena mandato. Quindi questo per quanto riguarda il sito di WeTransfer. Ammettiamo che il file pesa più di 2 giga, in questo caso cosa dobbiamo fare? Anziché andare a scompattare il file con il WinRAR, quindi per esempio abbiamo un file che pesa 3 giga, in questo caso dovremmo fare 2 file perché il massimo è 2 giga, quindi dovremmo fare un piccolo pacchettino da 2 giga e un altro pacchettino da 1 giga, quindi dividerli in 2 parti e inserirli tutti e due nel WeTransfer perché fa spedire massimo, abbiamo detto, 2 giga al momento di ogni singolo file. In questo caso andremo a utilizzare, quindi se il file è più pesante di 2 giga, andiamo ad aprire un'altra pagina del nostro browser web e andiamo a utilizzare un altro sito che non è altro che il SendGB. Clicchiamo e il sito che dobbiamo cliccare è il primo di tutti, quindi SendGB, condivisione file gratuita e semplice. Diamo un clic ed è preciso identico come struttura al WeTransfer. Quindi l'unica differenza qual è? Che se col WeTransfer possiamo spedire sino a 2 giga su un unico file, SendGB in maniera veramente egregia fa spedire file, qua lo dice stesso, sino a 5 giga su una volta, quindi più del doppio che fa spedire ovviamente WeTransfer. Poi offre ovviamente dei pacchettini vari che vanno sotto abbonamento da quasi 50 euro, ma già credetemi che andare a spedire 5 giga tutti in un unico file è veramente una cosa che vi capirà molto di rado. Però c'è gente che fa dei video magari con iPhone che sono abbastanza pesanti in 4K, quindi che superano quei famosi 2 giga che potremmo andare a spedire con WeTransfer e non spedire con una normale email perché bloccherebbe il tutto. Possiamo andare a utilizzare in questo caso SendGB che mette in condizione di spedire questi file molto pesanti. La struttura è sempre la stessa, solo che da sinistra ci spostiamo in questo caso sulla destra, però vedete che l'icona è precisa su per giù a quella del WeTransfer, quindi in questo caso più andiamo a prendere il file che ci interessa, in questo caso sempre sul desktop la mia tigre facciamo finta che ora pesa anche 4 giga, quindi di più, la clicco e faccio apri, inserisce il file. Qua andiamo a inserire sempre la mail del nostro destinatario, quindi io inserisco sempre la mia, come ho fatto prima. La vostra deve essere quella del destinatario ovviamente, e qui invece il nostro indirizzo email, inserisci il tuo indirizzo email, quindi la mia, che io la ripeto, però ovviamente voi, come a poco fa, non scrivete la stessa email perché sennò la inviate a voi stessi. Perfetto, qua possiamo scrivere sempre il testo opzionale, non lo faccio perché già l'abbiamo visto precedentemente. Qua possiamo decidere per esempio il tempo di conservazione di questo file, se voi volete che magari l'utente non è un utente che apre sempre l'email, quindi lo apre ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, possiamo scegliere anche di tenere questo file disponibile per 5 giorni oppure direttamente andando a flaggare anche un giorno. Possiamo mettere la password, quello che vi dicevo io, in questo caso SendGB permette subito di inserire una password anche senza che lo facciamo noi tramite l'archivio WinRAR, e in questo caso possiamo andare a fare condividi file e manderemo subito al destinatario il file che abbiamo deciso di inviare. In questo caso darà successo e abbiamo finito il tutto. Ovviamente lui al termine farà una domandina se desideriamo conservare questo file fino a 1 anno. A noi non interessa, quindi non dobbiamo cliccare nulla, quindi non andiamo a cliccare sì. Direttamente possiamo chiudere il nostro sito e abbiamo finito. Quindi vi ho fatto vedere praticamente quindi come andare a spedire file che sono veramente pesanti, cosa che non potremmo fare mai con un'email normale che può essere quella di Alice, quindi la team, che può essere la stessa Gmail, che può essere Libero Mail e i vari Aruba, i vari provider che offrono servizi di mail, di spedizione mail. Quindi andiamo a utilizzare 2 siti
che fanno questo lavoro in maniera totalmente gratuita e senza limitazioni. L'unica limitazione alla fine, che non è nemmeno limitazione perché comunque la base minima la base massima per la spedizione delle mail è davvero alta, è WeTransfer offre sino a un singolo file da 2 giga, SendGB offre un singolo file da 5 giga, quindi se avete tesine, tesi, molte fotografie e dei video andare a condividere a un altro utente, potete utilizzare benissimo fra i 2 giga gratuiti di WeTransfer e i 5 giga gratuiti di SendGB. Spero che questo video abbia aiutato molte persone che magari ora conoscono come andare a spedire in maniera tranquilla e semplice e sicura, soprattutto dato le password che possiamo andare a inserire, file pesanti, e vi auguro a tutti sempre una buona navigazione. A presto!